Ben ritrovati! Oggi voliamo con il nostro drone verso una delle frazioni di Positano, Monte Pertuso. Ci dirigiamo verso il Monte Gambera, la montagna della frazione, e atterreremo davanti a uno dei segni più misteriosi della costiera, un grande foro nella roccia, all'origine di una leggenda sospesa tra fede, natura e memoria. E ora andiamo! Parliamo ora del paese, Monte Pertuso. Come dicevamo, è una piccola frazione di Positano sospesa a circa 500 metri di altitudine, immersa nel cuore dei Monti Lattari. Da quassù lo sguardo abbraccia la costiera amalfitana, mentre il silenzio restituisce un volto diverso, più intimo e autentico, di uno dei luoghi più celebri del mondo. Un luogo dove la natura ha lasciato un segno così evidente da diventare leggenda, racconto e identità. Il nome Monte Pertuso nasce da una ferita nella montagna, un grande foro naturale che si apre nella parete del Monte Gambera. In dialetto napoletano, infatti, Pertuso significa buco, e già questa parola racconta quanto quella forma abbia colpito l'immaginazione degli uomini fin dall'antichità. Ma dietro questa apertura nella roccia non c'è solo un fenomeno naturale, c'è una leggenda antica, profonda, che ancora oggi vive nel racconto orale. Quella che vi sto per raccontare è la versione della leggenda così come si tramanda nella mia famiglia, una storia passata di voce in voce tra chi ha radici a Monte Pertuso e chi a Santa Maria del Castello, dall'alto di queste montagne che da secoli osservano il mare. Non è una verità assoluta, né una ricostruzione accademica, è un racconto custodito nel tempo che oggi riporto con lo spirito del viaggiatore da diporto, come sempre, per il semplice desiderio di mantenerlo vivo. Ed ecco il racconto. Secondo la tradizione, ci troviamo nel VI secolo d.C. In quell'epoca, Monte Pertuso era un luogo aspro e isolato, lontano dalle grandi vie di comunicazione. Alcuni uomini vivevano in grotte naturali scavate nella roccia, nutrendosi di caccia e adattandosi a una vita dura ed essenziale. Le fonti non sono certe, ma si ipotizza che potessero essere genti provenienti dall'Oriente, forse mercenari o profughi legati all'impero bizantino. In quegli anni, infatti, i Monti Lattari furono attraversati dalla storia. Nel 552 si combatté la battaglia che segnò la fine del regno dei Goti in Italia. Dopo lo scontro tra bizantini e Goti, molti uomini rimasero senza patria, dispersi, in fuga. È possibile che alcuni di loro abbiano trovato rifugio proprio tra queste montagne, dando origine a una delle prime comunità di Monte Pertuso, un popolo senza nome venuto da lontano che qui cercava protezione. È in questo contesto che nasce la leggenda. Si racconta che il demonio, per dimostrare la propria potenza, decise di sfidare la Madonna. Voleva bucare la montagna con le sue mani, piegare la roccia alla propria volontà. Colpì la parete con forza, ma la montagna resistette. La roccia non cedette al male. La Madonna, invece, mossa da compassione e determinazione, si avvicinò al monte e lo sfiorò con un solo dito. In quell'istante la roccia si aprì, creando il grande foro che ancora oggi possiamo osservare. Il diavolo, sconfitto, precipitò giù dal monte, schiantandosi sulle rocce sottostanti. Accanto al foro è visibile ancora oggi una cavità incompleta. Secondo la tradizione popolare, questo sarebbe il segno del tentativo fallito del demonio, una ferita interrotta, una prova della sua sconfitta. La leggenda continua e prosegue nella notte. Una tempesta violentissima si abbatté sulla montagna. Gli abitanti, svegliati dal vento e dai tuoni, videro una luce bianca intensissima apparire sopra il monte. Una giovane ragazza fu avvolta da quel chiarore e udì una voce dolce e rassicurante. Il male era stato sconfitto, la montagna era salva. La voce invitava gli abitanti a salire sulla collina della Selva Santa, il luogo dove la Madonna avrebbe scelto di fermarsi.
Proprio lì, negli anni successivi, venne edificata la chiesa di Santa Maria delle Grazie, ancora oggi cuore spirituale di Montepertuso, costruita di fronte al Monte Forato come segno di protezione e gratitudine. Ogni anno, il 2 luglio, Montepertuso celebra la Madonna delle Grazie. La leggenda viene rievocata con luci e fuochi che illuminano la montagna, trasformando il foro nella roccia in un palcoscenico naturale dove fede, storia e tradizione si incontrano. Accanto al racconto popolare esiste ovviamente anche una spiegazione scientifica, una spiegazione che non cancella la leggenda, ma ne affianca il significato. Dal punto di vista geologico, il Monte Gambera fa parte dei Monti Lattari, composti prevalentemente da rocce calcaree. Il calcare è una roccia che nel corso di milioni di anni può essere modellata dall'acqua. Piogge e infiltrazioni sotterranee, leggermente acide, penetrano nelle fratture naturali della roccia e le allargano lentamente. Questo processo prende il nome di karsismo ed è lo stesso che ha dato origine a grotte, cavità e archi naturali in molte zone d'Italia. Nel caso di Montepertuso, una frattura già presente nella parete sarebbe stata ampliata nel tempo dall'azione dell'acqua, fino a creare il grande foro. Il crollo di materiale più friabile avrebbe completato l'opera. Un processo lentissimo, che richiede decine di migliaia di anni. Forse è proprio questa trasformazione silenziosa ad aver spinto l'uomo a spiegare ciò che sembrava impossibile attraverso il linguaggio della leggenda. La scienza racconta il come, la tradizione racconta il perché. Oggi Montepertuso è una meta ideale per chi vuole scoprire un volto diverso di Positano, un luogo da vivere lentamente, tra case raccolte, piccole piazze e sentieri che si arrampicano tra la macchia mediterranea. Dal borgo partono cammini che conducono verso Nocelle e Santa Maria del Castello, verso il Sentiero degli Dei e lo stesso Monte Gambera, offrendo panorami straordinari sulla costa. Salendo lungo il sentiero che porta al foro nella roccia, il paesaggio cambia passo dopo passo. Arrivati in alto, la vista ripaga ogni sforzo. Positano appare laggiù, incastonata tra mare e montagna, e nelle giornate più limpide lo sguardo può spingersi fino ai faraglioni di Capri. Ma il racconto della leggenda ancora non è finito. Sul versante opposto del monte, la tradizione indica ancora oggi il luogo dove sarebbero visibili i resti del demonio sconfitto. Nelle pieghe della roccia molti riconoscono la forma di un serpente, simbolo del male precipitato dopo la sfida. Poco distante, un altro punto della montagna viene indicato come il luogo dove la Madonna si sarebbe seduta dopo la vittoria per osservare dall'alto la baia di Positano. Per gli uomini del passato, però, queste non erano semplici forme geologiche. In un'epoca in cui la natura non si spiegava con la scienza, ma si interpretava, il paesaggio diventava linguaggio. Le montagne parlavano attraverso i loro segni. Il foro era una ferita divina, la conca un trono, le linee sinuose un serpente sconfitto. Così il karsismo non ha solo scavato la montagna, ha offerto all'uomo antico una storia da raccontare. Montepertuso nasce proprio da questo incontro, tra una natura potente e una comunità che cercava protezione, senso e identità. La leggenda è la risposta umana a un paesaggio straordinario. Se questo viaggio tra i sentieri e le leggende di Montepertuso vi ha affascinato, lasciate un like, condividete il video e iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma permette di continuare questo progetto. Raccontatemi nei commenti se conoscete altre versioni di questa storia, perché ricordate, le leggende vivono solo finché qualcuno le tramanda. E ora rimettiamo in moto le eliche. Col nostro drone ripartiamo da Montepertuso e torniamo a volare, alla ricerca di un nuovo sentiero, una nuova storia e chissà di un'altra montagna pronta a raccontarsi. Alla prossima avventura sui sentieri dove la storia incontra il paesaggio. A presto!
Ciao!